Per questo progetto avete necessità di una rocca di filato, l'uncinetto 4,5, un paio di forbici e il metro, che è fondamentale. Per quanto riguarda il filato è una rocca di ML 1259, abbiamo un misto lana, un 60% di lana, 37% di acrilico e 3% di poliestere. In pratica questi filati li trovate sul sito di Lani di Biela, che poi vi metto il link e le informazioni nel box informazioni, basta che voi ci andate e andrò a mettervi il link diretto. È un filato spettacolare, non so se voi riuscite a vedere, però abbiamo diverse sfumature, dal nero al grigio scuro, grigio chiaro e questo verde bosco ogni tanto che compare nel lavoro. Questi sono dei pantaloni che io ho creato, pantaloni con uno stile molto largo, e si parte da punto vita, che si lavora prima in verticale, dopodiché si richiude e si ricava quindi la striscia del punto vita, che è un po' alto perché li ho immaginati molto eleganti da indossare sopra una camicia o comunque sopra un campo di abbigliamento. Dopodiché andiamo a ricreare la parte sotto. In pratica ho lavorato la parte che dovrebbe essere più coprente, quindi che non c'è necessità di foderare in un modo la maglia alta, che poi c'è una costina che si intravede, soprattutto qui riuscite a vederlo, il luccichio dell'urex è fantastico. Dopodiché, come notate, dal di qua a scendere, pur tenendo degli aumenti costanti, perché i miei pantaloni, che sono poco sopra il ginocchio, sono molto larghi e ho continuato ad aumentare, ho utilizzato la maglia alta normale, che come notate è molto più leggera, cioè io la sento nelle mani, ma se notate vedete come si apre. Al contrario, il punto qua si fa fatica ad aprirlo, cioè devo tirare veramente tanto per aprirlo. Al contrario, la maglia alta normale, anche tirando leggermente, la si apre. Vi farò vedere tutti i metodi. Comunque questi pantaloni non hanno necessità di essere foderati, sono dei pantaloni, nel mio caso lannati, quindi immaginati per la stagione fredda, di conseguenza si avranno anche delle calze sotto, quindi anche volendo non c'è necessità di foderare, anche per una questione pratica nel modo in cui ci vestiamo. Allora, vi do un attimo le misure, poi riprendo in mano il filato e andiamo a fare un campione. Come notate i miei pantaloni sono quasi finiti, mi manca solo di rimettere un attimo a posto la parte in alto, perché ci sarà come accessorio una cintura, e in seguito il lavoro insomma è finito. Per quanto riguarda i centimetri del punto vita, sono 14 centimetri. In realtà qui ho messo 25 punti, quindi se dovete cambiare uncinetto o filato tenete presente dei centimetri, e in base a quei centimetri andate ad adeguare il vostro filato e il vostro uncinetto. Poi ho fatto l'aumento che vi farò vedere e ho lavorato, prima di dividere il pezzo qua con gli aumenti, ho lavorato, vi dico subito, sono 17 centimetri, che sono in realtà anche 22 righe. L'altezza totale è di 43 centimetri. Io li ho desiderati così, li ho desiderati alti da indossare con un punto vita alto e larghi. È la mia estetica. Poi comunque voi ricordatevi che andate sempre a vederli quando li vado a indossare. Dopo aver diviso, ho mantenuto questo tipo di maglia alta per 1, 2, 3, 4 righe,
quindi sono, ve lo dico subito anche in centimetri, sono 6, così facendo non c'è il rischio che si intraveda qualcosa. Ho fatto gli aumenti qua nella prima riga quando ho ripreso il pezzo e li ho mantenuti senza toccarli, quindi non ho né aumentato né diminuito fino ad arrivare qua. Qui ho messo 10 catenelle per avere spazio di manovra, anche se comunque non era necessario perché sono già loro larghi di partenza. Ho aumentato di 6 punti, quindi ho fatto 10 righe, ho aumentato di 6 punti, altre 10 righe e ho aumentato di 6 punti, per un totale di 12 su una gamba e 12 su un'altra. Qui c'è una parentesi da fare. Se quando arrivate qui a dividere e fate la prima riga vi rendete conto che sono già molto larghi e non vi piace aumentarli ancora di più, potete anche non aumentare la parte sotto. Ma se volete avere una cadenza graduale, cioè che continuano ad allargarsi, poi dovete fare come ho detto io. Adesso io vi ho spiegato il progetto dall'inizio alla fine, metto via e riprendo il filato e iniziamo proprio dalle prime catenelle, però almeno così vi ho dato una spiegazione in generale. Se poi vi trovate in difficoltà me lo dite e vi faccio una grafica scritta. Nel pezzo originale io ho fatto 25 catenelle più una per iniziare il lavoro, adesso ne farò 10 giusto per farvi vedere come si fa. Quindi tenete presente che questo è un campione, voi vi dovete basare sui dati dei pantaloni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Inizio con un punto basso e una catenella. Poi vado a entrare in ogni punto e faccio una mesa maglia alta. Chi ha visto il progetto precedente del Pasco riconosce questa striscia elastica. Io la consiglio sia per avviare dei progetti sia per concludere, tipo quando dovete fare dei polsini o dei bordi inferiori delle maglie. Arriviamo fino in fondo. Io qua ho il nodino che non ho stretto, faccio la mesa maglia alta, faccio il punto catenella, stringo e questa è la mia prima riga. Tiro giù che li vedete anche, vedete? Allora continuiamo, punto catenella, si gira il lavoro, si entra, notate qua, non prendo il punto in pieno così, no, assolutamente no, prendo la costina esterna, questa, notate che c'è questa qui, questa, se riesco, verso di me, no, prendo quella esterna, punto basso e catenella, carico e vado a finire anche questa riga sempre a mesa maglia alta. Torniamo sul pezzo originale. I miei 25 punti io li ho lavorati per così tante volte, quindi con righe di andata e ritorno, fino a quando questa striscia messa sulla circonferenza più ampia dei pantaloni, che sono il punto dei fianchi, mi stringeva, cioè io quando l'ho cucita questa striscia e l'ho indossata mi è passata dai fianchi, perché se questa striscia non passa dai fianchi io in automatico non riesco a indossare i miei pantaloni, quindi mi raccomando a questa cosa,
non deve essere né troppo larga, cioè che vi deve avanzare 2-3 centimetri, tipo questo pezzo qua, ma neanche troppo stretta che rischiate che non riuscite a indossarla. Cercate di trovare un equilibrio, ecco, la parola giusta, un equilibrio. Se questi pantaloni li dovete fare per un'altra persona, gli chiedete di darvi i centimetri dei fianchi, se sono tipo 80, 90, 100, quel che sono, poi voi lavorate tranquillamente questa striscia. A un certo punto, quando pensate che sia giusta, prendete, la fermate in un punto, tirate e vedete che si sta allargando e tirandola deve arrivare a quei centimetri che la persona vi ha dato. Ripeto, se sono 80, 90, 100, quel che sono. Se dovete farli per una bambina o un bambino, perché questo punto è versatile, quindi va bene sia per i maschietti che per le femminucce, è normale che per un maschietto toglierei la parte dell'urex, perché voi non lo vedete ma luccica veramente tanto. Ma di base questi pantaloni vanno bene sia per le femmine che per i maschi. Allora, dovete quindi continuare a fare queste righe di andata e ritorno finché questa striscia vi veste sul punto dei fianchi. Io adesso nel campione vado a fare un po' di righe e ci ritroviamo al punto di cucirla. Io ho fatto un po' di righe, non sto a contarli perché queste tanto sono solo un campione per farvi vedere come proseguire. E adesso andiamo a fare la cucitura, anche qua. Ecco, questa è troppo nera. Comunque prendo la costina esterna e prendo la prima catenella che ho fatto e vado a fare punto basso, non punto bassissimo, ma punto basso. Prendo anche dall'altra parte, punto basso, punto basso. Un attimo che mi sono persa, è qua. Quindi voi dovete farlo nel pezzo originale, qui 25 punti bassi, perché sono 25 le catenelle con le quali abbiamo iniziato. Importante che capite, non so se si vede con un filato con la parte scura, mi è capitato proprio quella. Ora, prima di proseguire, io vi consiglio, se avete modo, di provare questa striscia elastica, la provate e verificate se riesce a passarvi comodamente dalla parte dei fianchi, cioè se voi riuscite a indossare questa striscia. Se casomai è troppo stretta o troppo larga, fate in tempo a disfare la cucitura e a iniziare insomma a sistemarla. Questa è la parte brutta. Adesso andiamo a girare il tutto e iniziamo a lavorare dalla parte bella. Andiamo a fare subito nella prima riga degli aumenti. Questi aumenti sono aumenti strategici che ci aiutano a dare sia una forma al pantalone, ma anche perché ci dà quel volume necessario per andare a crearlo. Mi alzo con una catenella lunga, passo da sotto, prendo il filo e lo ripasso. Questa è la mia prima maglia alta. Ora qui dove c'è la prima riga di mezze maglie alte, carico, vado qui dentro e vado a fare 3 punti alti. Carico, vado nella prossima riga e vado a fare 3 punti alti. Carico, prossima riga, 3 punti alti. E così via, fino alla fine di tutta la striscia.
entrate proprio nel lavoro, non avete paura. Il pezzo originale, il risultato è questo, notate, 3 3 3 3 e così via. Dovete farlo quindi 3 punti alti abbiamo per ogni riga di mesa maglia alta lavorata in costa. Non dovete contarli assolutamente, per ora non dovete sapere quanti sono, basta che vi mettiate a fare tutta questa prima riga alta. Finita la prima riga andiamo qui sulla prima maglia alta e facciamo una maglia bassissima. Allora, il mio uncinetto è caduto per terra, è graffiato, ecco perché non riesco a lavorare così bene, devo cambiarli un po' tutti. Finita la prima riga, su questi punti qua vi ricordo che dovete andare a lavorare tutti i centimetri fino a quando non decidiamo di dividere per le due gambe. È normale che se lavorandoli dopo un po' li provate e li volete ancora più larghi, potete fare degli aumenti, nessuno ve lo vieta. Quindi aumentate sempre se volete, ma non diminuite, sennò cambia l'aspetto del pantalone. Allora, iniziamo la seconda riga. Mi alzo, tengo l'asola, passo da sotto l'asola, passo da sotto, prendo il filo, lo porto sul davanti e faccio la maglia alta. Questo è un metodo per nascondere bene i punti alti. Ora dovete lavorare in questa maniera: caricate l'uncinetto, prendete la costina esterna e prendete il pezzo subito sotto, quindi saranno 2. Adesso, come al solito, voi non li vedete, ma io ve li faccio vedere qua. Allora, sono costina e parte sotto, costina e parte sotto, costina e parte sotto. In questa maniera questa maglia alta non si allarga né in altezza né in larghezza, così blocchiamo il tutto. Adesso sul scuro non so se si vede, comunque quella esterna, quella verso di voi, la ignorate, prendete la seconda e quella sotto, caricate l'uncinetto e prendete loro 2, caricate costina esterna e quella sotto, carichiamo esterna e quella sotto. Come notate, voi dovete piegare il lavoro in questa maniera un po' verso di voi, così riuscite a vederli. Mi raccomando, non esagerate, non lavorate né troppo stretto né troppo largo, ma lavorate bene. Qui sul scuro voi non lo vedete perché è scuro, ma io lo vedo, allora ve li faccio vedere sul chiaro. Sono questi 2 nella prossima riga, questi 2, questi 2. Se io ve li faccio vedere da sopra, questa è l'asola normale, no? Entro prima esterna e quella sotto. Questo lavoro è da fare in tondo. Finiamo questa riga, mi chiudo qui, riparto, faccio la terza riga, mi chiudo e così via per tutti i centimetri che vi ho detto. Io ora vado a fare un po' di righe, poi ci ritroviamo che vi spiego come si fa a dividere per le gambe. Io ho fatto un po' di righe giusto per farvi vedere il campione. Vi ricordo che nel pezzo originale sono 27 o 28 centimetri, non mi ricordo, e poi sono 22 righe, ok? Arrivati a questo punto, che tiro su, quindi siamo qua, cosa andiamo a fare? Prima di tutto ci chiudiamo con una maglia bassissima. Poi pieghiamo il nostro lavoro e mettiamo
a metà un marcapunti o un segno, qualcosa. Andiamo a contare le maglie fino ad arrivare al marcapunti, poi contiamo questo lato qua. Questi due lati devono essere uguali, identici. Facciamo finta che ne ho qui, dico 20 e 20, quindi sono alla metà. Che devo fare adesso? Adesso andiamo a creare una catenella. Io qua faccio giusto 5 catenelle. Nel pezzo originale ne ho fatti 10 perché avevo già la larghezza per potermi muovere, ma avevo necessità solo di dare un attimo di forma, e sono questi 10 catenelle. Dopo aver fatto questi 10 catenelle, io ho già il mio progetto la sua metà, mi vado a chiudere qui con una maglia bassissima. Questo lato qua, quindi questa gamba qui, la ignoro e la lascio per conto suo, perché prima devo andare a costruire la prima, poi andrò a costruire la seconda. Mi alzo con questa volta 3 catenelle, perché c'ho il punto bassissimo, non sarebbe venuto bene. Carico, vado a lavorare sempre il punto alto con la costina dietro. Anche qui per i prossimi 5 per le prossime 5 righe andiamo a fare sempre lo stesso lavoro, perché il lavoro risulta molto più chiuso. Soprattutto se voi questi pantaloni li andate a creare con un filato estivo, quindi per l'estate potete scegliere una fettuccia, un cotone, quello che desiderate. Io, se posso proprio consigliarvi, sceglierei un bel cotone poco ritorto, così il punto si riempie da solo e non c'è bisogno di foderare. E facendo questo lavoro con la maglia alta lavorata in questa maniera, il pantalone riempie molto bene gli spazi e non c'è bisogno di foderare, e quindi avete un progetto pur lavorato all'uncinetto leggero. Voi dovete lavorare tutte le maglie alte disponibili su questo lato fino ad arrivare alla catenella che ho fatto prima. Io avevo detto prima, mi sono rovinata l'uncinetto, quindi faccio fatica a prendere i punti. Quando arrivo a questa catenella e vado a fare la prima riga, la lavoro, io, se riuscite, vi consiglio di indossarli per vedere come vi vengono. Se li trovate comodi andate avanti, altrimenti togliete questa prima riga di lavoro e andate a fare magari più catenelle. Carico, prendo questo punto qua che riempio tutto, e adesso sulle catenelle prendo solo una costina, faccio una maglia alta, una costina, una seconda maglia alta, costina, maglia alta, costina, maglia alta. Arrivo in fondo, mi chiudo sulla terza catenella con una maglia bassissima, mi alzo, giro da sotto, faccio la prima maglia alta, carico e continuo a fare il mio lavoro. Io questo adesso lo metto via perché il resto è molto semplice. Io, per mantenere la maglia alta chiusa, ho fatto questo pezzettino così con lo stesso metodo, cioè ho lavorato la costina dietro e quella sotto subito, dopodiché ho lasciato un punto alto normale. Dopo 10 righe, da qui, dalla riga in cui ho diviso, dopo 10 righe ho messo 6 aumenti distribuiti, poi dopo 10 righe altri 6. Come si fa ad aumentare? Adesso questa ve la faccio vedere perché magari vi sbagliate.
carico, faccio un punto alto, carico, sempre nello stesso punto ne vado a fare un altro, poi vado a lavorare un po' di punti normalmente e mi ricordo di fare un altro punto alto. Ok, questo è il mio aumento, eccolo qua. 6 dopo 10 righe, altri 6 dopo 10 righe e ho concluso. Non li volevo troppo lunghi questi pantaloni. Io li indosserò nel video finale, quindi voi riuscite a vedere come sono addosso. Decidete voi se volete allargare di più, di meno o mantenere addirittura l'aumento del primo rigo. Questa è una decisione vostra come al solito. Bene, ci ritroviamo nel video finale. Eccoli indossati i miei pantaloni. Quando si tratta di un capo di abbigliamento che sta sotto è un po' difficile che io ve lo faccia vedere, però ci sto provando. L'aspetto è questo, guardate. Come notate è una vita alta per scelta mia, però io ho messo qua 25 catenelle, ok? Quindi i centimetri ce li avete già all'inizio del video e vi ho spiegato come li ho presi. Però se non vi piace vestire così in alto, potete farlo più corto, quello che decidete voi, 5 cm, 6 cm, 4 o semplicemente quei 2-3 cm che vi dà il modo di avviare il progetto. E metteteci un filo giusto per tenerlo su, perché è un punto elastico, però è uncinetto. Cosa vuol dire? Che ci aiuta a far passare i pantaloni dal punto dei fianchi, ma con l'utilizzo il punto si allarga e non è un elastico vero e proprio che si rimette a posto, ma anche un elastico vero e proprio col tempo tende a perdere la sua elasticità. Di conseguenza vi servono comunque una cintura e avere le asole per poterla inserire. Ricapitoliamo, facciamo una striscia elastica a mesa maglia alta, dopodiché nell'ultima riga, cioè l'ultimo punto, iniziamo a fare degli aumenti. Io ne ho fatti 3 e la larghezza è questa, cioè rispetto alla mia taglia, vedete, è questa. Se vedendoli indossati, che alla fine sembra quasi una gonna, vedete, cioè bisogna tirare per farli vedere che sono dei pantaloni, sembra quasi una gonna, se vi sembrano un po' troppo stretti, quindi li volete ancora più larghi, potete fare in una riga 3 aumenti, in un'altra 4, quindi variare il numero degli aumenti. Al contrario, se vi sembrano esagerati, quindi vi sembrano un po' troppo larghi e li volete un po' più stretti, fate un po' di meno. Quindi la decisione dello stile è vostro. Io continuo a consigliarvi 3 aumenti, anche perché una volta fatta questa riga noi manteniamo gli stessi punti fino ad arrivare qui che dobbiamo dividere. Dopo che abbiamo diviso nell'ultima parte, adesso alzo la gamba che vi faccio vedere, nell'ultima parte aumentate ogni 10 righe di 6 punti sparsi per quella riga lì. Anche qua, se li volete un po' più larghi ne aumentate di più, se no vanno bene così. Per quanto riguarda il filato, io vi ho messo il link del filato nel box informazioni, avete la possibilità, adesso sono rimasti purtroppo solo 2 colori, quindi questo nero qua e il crema marrone, altrimenti potete utilizzare il filato che desiderate. Per quanto riguarda il metodo di creazione è lo stesso, fate questa striscia tirandola vi deve passare dai fianchi, la andate a chiudere, su di lei lavorate il resto. Questa è la regola di base per qualsiasi taglia, che voi qui siete una circonferenza 90, 80, 100, 110, non cambia. Il nostro punto dei fianchi è la nostra misura.
non c'è un multiplo, di conseguenza si lavora solo col punto alto, cioè lavora il filato per voi. Io se mi avvicino purtroppo non riesco a farvi vedere perché il ricordo si ristringe, ma devo dire che sono adorabili. Poi essendo così larghi vanno bene anche per la mesa stagione, perché sì è lana ma sono larghi, quindi sono vaporosi. Insomma, io sono contenta del risultato, aspetto di sapere la vostra opinione nei commenti, quindi fatemi sapere. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video progetto.